Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Tran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi vedremo una formazione veramente divertentissima col contrattacco, ma va benissimo utilizzata anche con altri stili di gioco, quindi come il possesso palla, il contropiede, il passaggio lungo e ragazzi, credetemi, è veramente un tipo di formazione molto carina e divertente. Rimaniamo sempre sul rombo, come ormai queste ultime settimane ci hanno portato a riutilizzare il rombo. Andiamo subito però a vedere chiaramente di che cosa stiamo parlando. Eccolo qui ragazzi, il classico falso 9. Ok, una sorta di 4-3-3 rivisitato, però con appunto il falso 9. Il Napoli di Sarri, per chi se lo ricorda, o comunque anche altre squadre l'hanno utilizzato per tantissimo tempo, ottenendo con questo dei risultati veramente importanti. Peraltro ragazzi, è un modulo misto fra il classico rombo e un 4-3-3 classico, perché comunque abbiamo le caratteristiche di entrambi i moduli, no? Se vediamo Messi come trequartista diventa un 4-4-2 però messo a rombo, se lo vediamo come seconda punta diventa un 4-3-3, quindi molto interessante ragazzi. Partiamo dal portiere, ripeto, si può utilizzare con questi stili di gioco. Il portiere ragazzi vi lascio a voi libera interpretazione di quello che volete mettere in porta. Io ci metto check, ma perché ho lui ed è comunque uno dei principali portieri, diciamo, del gioco a livello comunque di parate, di bravura, ma metteteci voi un po' chi volete. Da destra verso sinistra ragazzi io ci metto due terzini offensivi, col contrattacco funziona molto bene, con il contropiede vi consiglierei magari più uno difensivo e uno offensivo, perché comunque col contropiede si tende a pressare molto di più, ma allo stesso tempo la squadra rimane molto più alta, quindi per chi se lo fosse perso mi raccomando c'è anche il video dove spiego appunto nel dettaglio gli stili di gioco per capire appunto come funzionano gli stili di gioco di squadra, ok? Caratteristica di tutti i difensori e in particolar modo in questo caso anche dei terzini ragazzi, la velocità. Ormai non possiamo avere giocatori lenti ragazzi, dobbiamo avere solo giocatori veloci, quindi con almeno 90, 95, 93 di velocità. Poi più è alto il valore meglio è per noi. Ovviamente in questo caso Cafu deve anche saper difendere, quindi comunque ci mettiamo un giocatore che all'occorrenza sa anche stare in difesa, una buona tecnica, un buon cross, queste diciamo sono le caratteristiche principali. Coppia di centrali ragazzi, io vi consiglio sviluppo e incontrista, ok? Quindi io ho messo un terzino difensivo che comunque vabbè da sviluppo diciamo, cioè da centrale scusatemi, si comporta simile a uno sviluppo, ed è questo Paolo Maldini, molto forte, veloce, bravo difensivamente, salto, colpo di testa, difensivamente ripeto è eccellente, e anche bravo tecnicamente, anche se a noi diciamo da questo punto di vista interessa poco. Ma fatto sta ragazzi, mi raccomando, una carta di questa tipologia, non prendete in considerazione carte che hanno ripeto 81-82 di velocità, prendete in considerazione solo carte che hanno come velocità almeno 89, 90, 88, dai, non meno ragazzi, cioè 82, 83 ragazzi scartate. Io mi spiace perché delle volte vinco nei giri magari quelli gratis alla settimana dei giocatori anche interessanti da tanti punti di vista, dalle statistiche, però ragazzi poi la velocità se mi crolla così chiaramente ragazzi non diventerebbero inutilizzabili e quindi ovviamente li scarto a priori. Vicino a lui ci metto ragazzi un incontrista, guardate che tipologia di carta, insomma una carta vinta tra l'altro nei post settimanali, quindi trovabile abbastanza facilmente un po' da tutti. Ragazzi, che dire, è una carta che da quando ce l'ho non l'ho più levata. È veloce, colpo di testa, salto, poi parliamo di 1,93 comunque di ragazzo, quindi difensivamente è top, non passa nessuno ragazzi, le prende tutte di testa, ripeto, tecnicamente va bene così com'è, è una carta veramente top. Dall'altro lato ci mettiamo invece un terzino offensivo nuovamente, quindi perché stiamo giocando col contrattacco, vi ricordo un po' caratteristiche simili a quelle di Cafu, sa difendere, sa eventualmente offendere, veloce, ripiega bene, quindi tecnicamente è ottimo, colpo di testa, insomma tanto comunque un terzino, niente ragazzi, quindi statistiche difensive vanno bene, velocità, accelerazione perfetto,
tecnica, ottimo perché comunque deve sapere anche crossare. In mediana ragazzi ci mettiamo poi un incontrista, va benissimo anche un collante, attenzione, quindi non è obbligatorio l'incontrista, io ci metto lui perché secondo me questo Vieira è uno dei più forti mediani che ci sia ancora attualmente in circolazione nel gioco, riconquista tutto, si inserisce delle volte, si butta bene in difesa, è molto veloce, riconquista ogni singolo pallone che passa nella sua zona, è preso, colpo di testa, contrasti, insomma ragazzi ha tutto, cioè questo Vieira è veramente un giocatore completo. Va bene anche tra l'altro, ripeto, un collante per chi volesse, oppure un onnipresente, se non avete un incontrista con queste caratteristiche va bene anche un onnipresente, comunque fa dei movimenti simili. Vi dico un'altra piccola cosa ragazzi, inizialmente provate il modulo senza istruzioni individuali per poi eventualmente andare a modificare. Questo è un consiglio che do sempre a prescindere dalla tipologia di modulo, perché così i giocatori capite bene come si muovono in campo. Alla sua destra ci mettiamo un onnipresente che è questo Nicolò Barella, va bene anche eventualmente un tra le linee o giocatore chiave, una classica versione di Barella, insomma uscita tra l'altro diverso tempo fa, dovremmo avercela un po' tutti, più o meno una carta simile. E Modric ragazzi, quindi mettiamo un po' di quantità a un po' di qualità. Comunque Modric è un giocatore chiaramente più sicuramente di qualità che di quantità, difensivamente è ottimo, in fase di impostazione ottimo ancora di più, non è velocissimo però comunque ragazzi fa dei movimenti perfetti, si sa sempre far trovare al momento giusto al posto giusto, quindi ripeto va bene anche da uno dei due lati il giocatore chiave. Se volete potete mettere anche 2 trequartisti, però vi consiglio prima di mettere 2 CC in modo tale da avere comunque anche più copertura a centrocampo. Avere 2 trequartisti sicuramente ci darà la possibilità di poter offendere di più, però allo stesso tempo ci toglie qualcosa appunto in fase di impostazione, di regia, ecco. L'attaccante di rientro famoso, quello quindi che crea il falso 9, ovviamente è un attaccante di rientro ragazzi. Se voi guardavate le squadre, prima abbiamo citato il Napoli di Sarri, quando giocava Mertens in quella posizione, faceva proprio il movimento di un attaccante di rientro, cioè andava a recuperarsi la palla vicino ai centrocampisti, ok? Vicino ai trequartisti, se c'era un trequartista, perché? Perché chiaramente è quell'uomo che fa un po' da collante appunto fra il centrocampo e l'attacco, quindi se mettiamo un opportunista ovviamente sarà più giocare come un classico 4-3-3, ma mettendo un attaccante di rientro diventa appunto proprio il falso 9. Questo Messi ragazzi chiaramente è micidiale, incredibile, velocissimo, ha un contatto fisico incredibile, cioè questa carta veramente l'hanno buggata da questo punto di vista, perché non perde i duelli fisici con giocatori che sono il triplo di lui. Tecnicamente va bene, lo sappiamo, tiro, insomma Messi è comunque pur sempre Messi. Ragazzi, una carta del genere sicuramente non tutti ce l'abbiamo, ma vi posso dare appunto dei consigli. Ne sono usciti diversi di attaccanti di rientro interessanti anche fra i post settimanali. Provate anche uno di quelli. C'era anche un Neymar tempo fa che regalò il gioco appunto per come attaccante di rientro. È un attaccante appunto di rientro molto interessante, infatti io me lo porto comunque in panchina proprio quella versione. Di conseguenza ragazzi utilizzatela perché va benissimo. Davanti poi invece ragazzi 2 opportunisti, una seconda punta e una punta opportunista entrambi, quindi caratteristiche ragazzi, devono fare gol, bravi tecnicamente, non si devono impicciare nel perdere palloni, nel insomma cercare di fare quello che è, devono soltanto andare dritti in porta e fare gol. Ovviamente ci saranno tante triangolazioni fra questi 3 signori qui davanti, perché comunque uno viene indietro, la seconda punta comunque tenderà a fare un po' anche lui movimenti di tornare per cercare di recuperare palla, quindi comunque si creano tante triangolazioni che mandano in tilt un po' la difesa avversaria. Ma almeno uno dei 3, come in questo caso Kylian Mbappé ragazzi, deve essere un cecchino veramente sotto porta, deve essere uno che sotto porta non sbaglia mai. Ovviamente se lo sono tutte e 3 come nel mio caso meglio ancora, ma almeno la seconda punta e la punta devono essere veramente devastanti ragazzi sotto porta, perché devono fare gol. Quindi diciamo che va bene con tutti gli stili questo modulo, ma forse l'unico per la quale è un po' meno adatto è proprio il vie laterali. I vie laterali poiché? Perché non abbiamo esterni, a meno che non allargassimo
Modric e Barella a fare il CLD e il CLS, ad esempio, cosa che si potrebbe fare, ma perdiamo chiaramente un po' di quantità a centrocampo, altrimenti ovviamente ragazzi sarebbe un modulo con gli laterali un pochino sprecato, perché ovviamente non abbiamo questa gran presenza sulle fasce. Prima di andare avanti però di farvi vedere chiaramente le istruzioni individuali, vi ricordo sempre della federazione di Amazon e di Gamigo, due piattaforme dalle quali possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassanti. Passate il link che trovate in descrizione, non vi costa nemmeno un centesimo di più, è solo un modo per supportarmi e io ringrazio appunto, ne sono molto grato per chi lo farà. Sono aperti anche gli abbonamenti al canale, quindi invece hanno un piccolo costo irrisorio di 1 euro / 2 euro al mese, chiaramente, e sbloccherete la possibilità di avere dei contenuti esclusivi dedicati appunto solo per gli abbonati, oppure dei contenuti dedicati solo per voi, oltre che la possibilità anche di giocare eventualmente contro di me. Quindi attenzione ragazzi, perché di avere dei video lezioni insomma solo per voi, quindi ci sono diciamo diversi vantaggi interessanti ragazzi. Io ringrazio chi lo farà e mi raccomando ragazzi, allo stesso tempo anche un bel pollicione e un bel segui sul canale, quindi ringrazio chi farà almeno una di queste cose che vi ho appena detto. Andiamo subito a vedere le istruzioni individuali, sono semplicissime, c'è solo il difensivo sul mediano ragazzi, gli altri li lasciamo muovere così come si muoverebbero di default per i loro stili di gioco. Ricordo una cosa, che le istruzioni individuali sono sì ottime, ma solo dopo aver testato bene il modulo. Cioè non partiamo con un modulo dove già andiamo a dare di default determinate istruzioni individuali, diamole dopo aver testato quel modulo. Ogni modulo si muove diversamente, ogni giocatore anche si muove diversamente, anche se abbiamo magari uno stile di gioco simile o uguale, ok? Però credetemi ragazzi, prima di dare istruzioni individuali e quindi andare comunque a modificare il movimento della squadra, provatelo così. In panchina ragazzi vi faccio vedere velocemente, mi porto chiaramente 4 difensori da poter sostituire o all'occorrenza anche da potermi magari chiudere qualora fosse una partita appunto magari tirata, particolare. Mi porto dei mediani, un collante e un tra le linee, mi porto un Sorloth perché comunque se decidessi di mettere almeno uno dei due centrocampisti come CLD o CLS, ok, quindi sfruttare qualche cross, sicuramente Sorloth fa il caso suo per i colpi di testa. Matthaus come giocatore chiave insieme anche a Zelinski, mi porto l'attaccante di rientro sostituto quindi di Messi, che è quello che vi dicevo, questo ragazzi lo regalò diversi anni fa ormai il gioco. L'opportunista quindi Rummenigge al posto di uno dei due attaccanti, e poi ragazzi il senza palla Bebeto da sostituire a uno dei 3 attaccanti, ma in particolar modo ragazzi a Messi, perché fa dei movimenti veramente belli il senza palla. Non ce ne sono tantissimi in giro forti, ma ragazzi questo Bebeto, che è stata una delle primissime versioni uscite di questo giocatore, comunque una delle prime leggende ragazzi, fa dei movimenti veramente top. Quindi ragazzi non vi resta che testarlo in campo, che provarlo. Fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti che ne pensate. Io vi saluto, vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taranto, ciao.